Bentornati nel canale. In questa seconda parte del capitolo dedicato all'integrazione delle lampadine RGB Xiaomi Lite andiamo a vedere lo stato dell'arte, cioè la configurazione che ho completato di tutte e tre le lampadine che ho a casa e la verifica dei dati su InfluxDB utilizzando la solita dashboard su Grafana. Ho completato la migrazione delle mie tre lampade Light e ho aggiunto anche la configurazione dei dispositivi di rete. Quindi andiamo a vedere come riepilogo nelle Thing le tre lampade RGB 1, 3 e 4 con il relativo dispositivo di rete, il network. Il dispositivo di rete l'ho creato come avevamo creato gli altri, quindi sui tre canali online, latency e last seen ho aggiunto i vari point e sull'online ho aggiunto il gruppo, faccio vedere, network check error, per far sì che quando va offline mi viene notificato sul telefono, e vabbè il gruppo persistenza, perché voglio che venga reso persistente. Questo gruppo l'ho aggiunto a tutti. Mentre per quanto riguarda la lampada classica, così come abbiamo visto prima, ho configurato alcuni dei canali disponibili per il controllo, quindi lo switch, la luminosità, la temperatura del colore che è in sola lettura e il cambio del colore vero e proprio. Poi magari più avanti sperimenterò gli altri canali per vedere se mi possono tornare utili. Quindi nel modello semantico i tre dispositivi sono due al piano terra, quindi uno ce l'ho in soggiorno, che è questo, quindi una lampada che ho in soggiorno, una lampada a terra sul piedistallo, poi ne ho una nello studio che è quella che abbiamo visto nel video, questa qua, e poi al primo piano una lampada notturna nella camera da letto. Infatti in questa qua particolare, nello switch, che è questo, sono andato ad aggiungere il gruppo luci automatiche al posto di aggiungerlo in uno dei gruppi luci manuali. Questo perché questa lampada la controllo principalmente tramite rule. A tal proposito andiamo pure a vedere come ho configurato le regole su questi nuovi dispositivi. La schedulazione dell'accensione di questa lampada notturna ce l'avevo direttamente sull'app Xiaomi Mi Home, e adesso che l'ho configurata qui su OpenHub 3 ho spostato la regola su OpenHub 3. Diciamo che cerco di accentrare tutto il possibile su OpenHub 3 per avere un unico software di controllo di tutti i dispositivi. Quindi in questo caso la mia regola è questa: luci notturne interne auto on, luci notturne interne auto off. Quindi la on alle 10, il trigger cosa fa? Mi comanda la notturna della cameretta e la notturna della camera da letto e le accende, quindi manda il comando on, mentre alle 6 di mattina manda il comando off a entrambe. Andiamo adesso a vedere tramite Grafana i dati su InfluxDB, se sono scritti correttamente in relazione agli item delle tre lampadine RGB che ho configurato precedentemente. Quindi andiamo sulla nostra dashboard come al solito, aggiungiamo un pannello e andiamo a vedere se ad esempio dentro luce prendiamo l'item, dobbiamo prendere point, piano terra, studio, scrivania, eccola qua. Qua sta lavorando, quindi sta scrivendo. Adesso in questo momento è accesa la luce e quindi abbiamo il grafico che ci porta sull'1. Andiamo a vedere quella degli altri piani, quindi la notturna ad esempio. Vedete che è accesa in questo momento.
Quindi questo sta funzionando. Andiamo a vedere la parte di rete. Network ping. PT. Eccolo qua. Quindi anche questo sta funzionando. Andiamo a prendere ad esempio quella del soggiorno. Ok, un andamento un po' altalenante, comunque sta funzionando. Bene, possiamo anche vedere il SID, l'aggancio del nome della rete, anche solo per farvi vedere una nuova modalità di visualizzazione che si può utilizzare in questi casi, dove i dati non sono graficabili, se si può dire, ma si possono vedere sotto forma di tabella. Quindi vado a prendere network last seen ad esempio, prendo il mio item TPT Studio Elite e vedete che vedo le informazioni. Adesso questo è un timestamp, bisognerebbe convertirlo, però comunque vedo le mie informazioni memorizzate. Quindi da questo punto di vista sta funzionando tutto correttamente.